Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere che incantesimo vi serve in questo periodo o in questa situazione o in una determinata relazione, ok? Abbiamo la scelta 1 che è questa sodalite e la scelta 2 è questa labradorite che con la luce artificiale non si vede bene, ma ecco, ha dei riflessi stupendi. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Scelta 1 o scelta 2? Benvenute alle persone che hanno scelto la sodalite. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. Nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia mail qui, sotto nella descrizione e anche nelle info del canale. Bene, andiamo. Ok, partiamo da un asso di denari. La stella, il 7 di coppe, il 6 di coppe, la carta dell'appeso, no scusate, la carta dell'appeso, e un 8 di bastoni. Allora ragazzi, qui c'è un nuovo obiettivo da raggiungere, un nuovo sogno, un nuovo progetto, delle nuove possibilità che si aprono. Potrebbero essere delle occasioni che vi create voi, delle occasioni diciamo che trovate nel cammino. Andiamo a vedere subito carta per carta, così riesco a essere più specifica. Allora, partiamo dall'asso di pentacoli. Abbiamo una sacerdotessa. E un 8 di bastoni. Allora, qui potrebbe essere qualche cosa di nuovo che è iniziato, che sta iniziando, o che volete far iniziare. Per molte persone può essere un'attività magari legata alla spiritualità, può essere dei doni psichici che vi si sono così, diciamo, aperti o ai quali vi siete avvicinati. Se non è un dono psichico, può anche essere semplicemente, non lo so, per esempio ci sono quelle persone che hanno il dono di saper ascoltare piuttosto che il dono di saper confortare, sapete? Vi dico, qualche cosa di nuovo bolle comunque in pentola. Per qualcuno può essere proprio una nuova attività, un nuovo tipo di prodotto magari. Andiamo a vedere la stella. Mm. Allora abbiamo la regina di denari, un eremita, un cavaliere di spade e il mondo. Ho come la sensazione che qui vogliate fare tutto da soli. È come il no, ok, non voglio pensare a nessun altro se non a me, a questo progetto. Guardate, se fosse per caso un nuovo dono psichico, ho come l'idea che qualcuno,
diciamo, non voglia esattamente studiare, educarsi in questo senso, ma vada un po' a tentoni in base alla propria esperienza nel lavorare su questo nuovo dono, che sia psichico o no, ok? Per qualcuno è qualcosa di un po' più fisico, meno astratto, diciamo, e potrebbe essere il desiderio di spostarsi, il desiderio ehm, di trasferirsi o addirittura di intraprendere un viaggio solo, con lo zaino in spalla proprio. Ho anche la sensazione, ragazzi, ho molto forte il discorso del mettersi al servizio degli altri, i doni psichici, l'eremita che mi parla di saggezza. Andiamo a vedere il sette di coppe. Allora, abbiamo un re di coppe, un fante di pentacoli e un 9 di pentacoli al contrario. Sì, io qui ho la sensazione che abbiate bisogno di maturare meglio la conoscenza di certi argomenti, perché effettivamente di possibilità ne avete, ma è come se, diciamo, questo vostro impeto, che rivedo un po' nel Cavaliere di Spade, vi impedisse di essere completamente autonomi. È come se appunto avessi bisogno ancora di imparare delle cose per riuscire a passare dall'asso di denari alla stella, al successo, al sogno compiuto, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Mm, mm. Devo dire, qui allora, siccome sono due carte che parlano di sogno, ho come la sensazione che questo sogno in qualche modo porti un certo quantitativo di ego, di tossicità. Può anche essere un sogno, vi dirò, una questione che avete in ballo da diverso tempo, magari è un sogno proprio dell'infanzia. Per qualcuno, ragazzi, è legato alla tossicità di una persona già dall'infanzia, ok? Come se ci fosse una sorta di condizionamento o di schiavitù, perché comunque c'è il diavolo. Andiamo a vedere l'appeso. Dieci di coppe e 9 di spade. Ragazzi, io credo che qui vogliate arrivare al vostro obiettivo da soli, come vi dicevo, perché è come se non aveste un appoggio di famiglia o comunque c'è qualche cosa inerente alla famiglia che vi dà fortemente da pensare. E anche qui sento che probabilmente qualcuno per iniziare questo tipo di percorso è ancora dipendente da qualcuno, probabilmente perché appunto avete bisogno di imparare nuove tecniche piuttosto che aprire la mente con nuove informazioni perché le cose siano mature, perché voi vi sentiate maturi e indipendenti nell'effettuare le vostre scelte. Che è anche un po' quello che sentivo lì che non volevate fare. È come se qualcuno dicesse: Ma ho abbastanza esperienza per fare il passo senza dover studiare ancora. Però in realtà qui vi dicono che
magari sì potete farlo, però il fatto che non studierete, il fatto che magari non approfondirete certi temi, vi renderà ancora dipendenti da altre persone. Vi faccio un esempio: se avete bisogno di fare una determinata cosa con il computer e voi non sapete niente di computer, voi potete dire sì, ma io sono vecchio stampo, ho già tanti anni di esperienza, so come fare, però quella cosa in più, il fatto di avere come strumento il computer potrebbe rendervi indipendenti, il fatto di saperlo usare, no? Vi ho fatto un esempio come un altro. E qui ho come la sensazione che ci sia qualche tossicità che potrebbe arrivare dalla famiglia, eh? Tenete presente che quando c'è un 9 di pentacoli, al contrario, è anche qualcuno che non ha amor proprio, che non crede in sé, che non si sente nell'abbondanza, che ha sempre bisogno della conferma. Ma infatti qui avete la carta del diavolo, avete l'ego, c'è qualcosa che vi lega. Per qualcuno fa proprio riferimento a una donna o a un uomo che ha una forte energia femminile, un forte polo positivo che si sente. Andiamo a vedere l'otto di bastoni, perché comunque ce l'avete anche qui, eh. Allora abbiamo un 5 di spade e una regina di spade. Mm. Allora, devo dire ehm, che è come se si ribaltasse un po' la situazione ad un certo punto, perché con quest'otto di bastoni è come se arrivasse una notizia, una comunicazione. Può anche essere un pettegolezzo, qualche cosa del genere. E possono anche essere discussioni della mente, ragazzi, perché qui c'è una persona che pensa a che cosa fare, pensa che coppa scegliere. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che si tratti di ripulire la mente dalle convinzioni limitanti. È come se ci fossero dei desideri, dei sogni che magari vi portate avanti da quando siete bambini, che effettivamente hanno delle possibilità, di sviluppo, ma è come se vi mancasse quel qualche cosa. Per qualcuno è proprio un gruppo, qualcuno che li sostenga, per qualcun altro è un partner quello che manca. Voglio un'altra carta per il diavolo. Mm. C'è qualche cosa che ha a che fare con il controllo, ragazzi. E di nuovo anche lo studio. Dipende come vibri a voi, però ehm, sì, ho come la sensazione che abbiate ben in testa qual è l'obiettivo, abbiate tutta la forza, il coraggio, mi verrebbe da dire, la determinazione, la saggezza per perseguire l'obiettivo, ma in qualche modo c'è anche un tocco di ingenuità, qualche cosa che maneggiate appena e che invece avresti bisogno di approfondire. E molto ha a che vedere con la vostra indipendenza sia economica, sia caratteriale, sia con il vostro amor proprio. Caratteriale, indipendenza anche emotiva, per capirci. Però in questa zona della lettura ho proprio la sensazione che ehm, sì, in qualche modo siate un po', diciamo, statici in fase di scelta, in fase di cosa faccio.
e non avete effettivamente un gruppo che vi sostiene, e anche per quello che a un certo punto state pensando, ok, faccio tutto da solo. Però guardate, vi dico, arriverà qualche tipo di notizia. È un po' la comunicazione quella che dovete elaborare, secondo me, perché qua alla fine sono tante spade, il fante di spade, il 5 di spade, la regina di spade, il 9 di spade. Qui avete anche un cavaliere di spade, però è nella riga su. Quindi, e anche l'otto di bastoni parla di comunicazioni, parla di notizie che arrivano. E il comunicare qui, il parlare proprio. Ok, andiamo a vedere questo oracolo di che cosa parla. Mm. Allora, ve lo faccio vedere sperando che la luce artificiale non dia troppo fastidio. Ok. Questa carta rappresenta un mantello fondamentalmente. Allora, qui si vede, sì. È un po' come se vi dicessero di togliervi il mantello, togliervi la copertura, togliervi quello che vi ha coperto fino ad adesso per far venire fuori il vostro vero sé. È un po' come se qui c'è stato qualcuno che si è sempre dovuto difendere. Allora, l'oracolo nello specifico parla di persecuzioni, ok? E rivede un po' il diavolo, le persecuzioni dell'infanzia o c'è un 6 di coppe, ragazzi, di altre vite. Quindi può anche essere che questo sia un influsso che vi portate dietro a livello di bagaglio familiare, diciamo, bagaglio genetico, bagaglio animico. Però sta di fatto che questo oracolo vi dice non vi dovete più nascondere, dovete togliervi il velo, togliervi il mantello e iniziare ad essere chi realmente siete. È una bellissima carta, devo dire. È una carta di riscoperta. È un po' come, guardate, rivedo anche un po' la sacerdotessa, perché la sacerdotessa ha il velo dietro di lei e proprio questo velo nasconde delle cose. E qui è un po' come se vi dicessero, è ora di rivelarsi, è ora di comunicare. E ho anche l'impressione che vi vogliano dire, non importa se a un certo punto verranno fuori delle discussioni. Ed è anche una questione di accettazione, cioè è un po' come dire, così sempre con il timore, con la paura di essere scoperti, piuttosto che di non essere accettati, piuttosto che di essere perseguiti o magari avete paura che qualcuno vi faccia bullying o cose di questo genere. È ora di appunto togliere la maschera e rivelare al mondo il vostro vero sé. È la comunicazione qui la cosa importante, ragazzi. Si tratta anche di accettare che voi siete così, perché prima di tutto siamo noi che dobbiamo accettare noi stessi e perdonare anche, no? Le persone che comunque ci hanno fatto sentire così. Tenete presente che tutto quello che gli altri dicono torna come un boomerang. Quando si parla di energie, di vibrazioni, tutto quello che pensiamo e tutto quello che diciamo e tutto quello che proviamo, le emozioni che emaniamo verso gli altri, tipo quando si manda una maledizione, quando si manda a stendere qualcuno, ragazzi, l'energia torna, ok? Quindi se voi mandate quella tipo di energia a una persona, poi torna a voi. Se invece mandate amore, quello è quello che torna a voi, amore. E quindi qui è un po' come se vi dicessero, non vi preoccupate di quello che dicono gli altri, tanto poi, appunto, l'energia torna indietro. Andiamo a vedere ancora un koan.
Questo è un messaggio tibetano. Konzen sono delle tavole di legno incise su cui i monaci buddisti meditano. I koan. Konzen è l'oracolo. Allora, andiamo a vedere. Guardate, grande comprensione giunge con grande amore. La metto qua, vicino all'appeso, perché l'appeso è quello che vi dà la possibilità di comprendere, vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Ed è quello che dovete fare voi, no? È un po' come, ragazzi, non possiamo aspettarci che tutti quelli che sono intorno a noi ci capiscano, ma semplicemente accettiamo che ci capiscano o no, comunque c'è affetto, comunque insomma fanno parte magari della nostra famiglia, fanno parte del nostro gruppo di amici, insomma. Non si può sempre piacere a tutti, non si può sempre avere l'approvazione di tutti, ok? È per quello che a un certo punto qui deciderete di andare dritti per il vostro obiettivo, con determinazione. Ecco, si può aumentare quel lavoro sulla propria indipendenza emotiva, affettiva, è la stessa cosa, economica, volevo dire. Bene, amici della Sodalite, fatemi sapere cosa ne pensate dei commenti, mettete un like, iscrivetevi, condividete il video se avete piacere e se avete voglia di imparare cose nuove su temi di energia, di metafisica, di esoterismo, potete abbonarvi al canale. Per quello che riguarda invece il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso che si basa sul lavorare le credenze limitanti. È un lavoro cucito sulla persona, quindi si va a lavorare la zona di carenza, il settore di carenza della persona, però comunque è una parte, tutto questo lavoro, di quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Negli abbonamenti tratto temi molto più vasti, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che la lettura vi sia stata utile. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Ciao a tutti cari amici della Labradorite, andiamo a vedere anche per voi che incantesimo vi serve in questo momento. Vi ricordo comunque che la lettura è generica, è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. Nel caso vogliate contattarmi, invece, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere per voi di che cosa si tratta. Ok. Abbiamo la forza, cavaliere di spade, re di coppe, 8 di pentacoli, 5 di pentacoli, e fante di coppe. Allora, ragazzi, qui ho come la sensazione che più che un qualche cosa, diciamo, di spirituale, come era forse la prima lettura, ho come la sensazione che ci sia qualche questione legato a un cambio da dover effettuare. Ho la sensazione che potrebbe essere allora, per qualcuno fa riferimento a una relazione. Adesso andiamo a vedere carta per carta più nello specifico, così riesco a darvi delle informazioni migliori. Però sta di fatto, ragazzi, con questa forza al contrario, che qui c'è bisogno di prendere il coraggio a due mani e fare un passo fondamentalmente. Effettivamente
c'è questo bisogno di determinazione, per qualcuno c'è proprio il bisogno di scappare o da una relazione o da un lavoro, mi verrebbe da dire, perché qui vedo l'otto di pentacoli. Da una situazione, come un'esigenza di scappare, un'esigenza di prendere, trovare la forza, diciamo, per muoversi. Però ho come anche l'idea che i tempi non siano del tutto maturi, che ci sia ancora qualche tipo di questione per voi e per qualcuno potrebbe essere una questione di tipo economico per riuscire effettivamente a fuggire da questa realtà. Andiamo a vedere la forza. 10 di spade è un ciclo che non si vuole chiudere o non si può chiudere e di nuovo il re di coppe. Per qualcuno, ragazzi, potrebbe essere arrivato il momento di accettare il fatto che una determinata relazione sia finita. Per qualcun altro invece, adesso poi andiamo a vedere questo re di coppe. Però è come se, perché guardate, avendo il re di coppe al contrario, il 5 di pentacoli, ho come la sensazione che ci sia qualcuno che abbia una sorta di ingenuità, immaturità, dipendenza affettiva che in un certo senso vi rende insicuri di questa scelta. Andiamo a vedere prima il cavaliere di spade. Abbiamo il mondo e un fante di spade. Sì, qualcuno qui ha proprio voglia di cambiare completamente il proprio mondo. Può essere appunto un cambio di lavoro, un cambio di residenza. La casa la sento. Comunque può anche essere proprio un trasferimento con migliaia di chilometri di distanza, magari qualcuno si trasferisce all'estero o torna dall'estero. Sta di fatto che c'è la volontà di lasciarsi indietro una situazione. Andiamo a vedere il re di coppe. Abbiamo un 5 di spade e un 8 di spade. Ragazzi, vi dico, può anche essere una persona, può anche essere proprio questo re di coppe che si mette in mezzo, che vi crea confusione mentale, che vi autosabota, che, no, che vi auto, no, che vi crea una sorta di autosabotaggio, che inquina, diciamo, un po' la vostra mente, perché il 5 di spade è proprio la confusione mentale, che inquina la vostra mente, che non vi fa vedere chiaro, che vi fa perdere fiducia in voi stessi. Magari è un modo di questa persona di controllarvi e voi avete bisogno invece di proprio togliervi da questa situazione. La carta della forza è associata al coraggio. In questo caso è come se aveste bisogno di cercare il vostro coraggio per riuscire a chiudere questa situazione di sofferenza. Ma vi dirò una cosa, e guardate, ha una pietra, se ci fate caso è striata, non so se si vede. Ricorda come si chiamano? L'occhio di tigre, che è proprio, e ce l'ha all'altezza del terzo chakra, perché la forza di la carta della forza è associata al terzo chakra, al potere personale, alla forza di volontà e l'occhio di tigre vi può proprio aiutare a rinforzare questo chakra. Anche il quarzo citrino. Poi ho pubblicato un video nelle playlist, è un video sul pendolo in realtà, però li spiego come pulire i quarzi. Ok, andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo un 7 di coppe, un 6 di spade e una regina di bastoni. Allora,
Devo dire che se volete lasciare un partner, se la relazione è quella che volete ehm, lasciare indietro, devo dire che avete a vostro favore, allora, ci sono una marea di possibilità che si possono aprire, ok? Quello che mi lascia un po' lì è questo 6 di spade vicino alla regina di bastoni. Ho come la sensazione che per cambiare la vostra quotidianità dobbiate quasi dobbiate allontanarvi da certe illusioni fondamentalmente. Sono illusioni che vi ha potuto infilare in testa qualcun altro, sono magari anche credenze limitanti che arrivano dal passato per qualcuno, però sta di fatto che di possibilità se ne aprono, ma dovete comunque lasciarvi indietro certe idee. Molte persone possono fare questo tipo di spostamento, questo tipo di cambio perché comunque hanno un lavoro, perché comunque sono in una fase di, non dico abbondanza economica, ma perlomeno movimento energetico del denaro, tanto entra, tanto esce magari, però non è, anche se, beh, avete un 5 di pentacoli, aspettate un attimo, vado a vederlo. Mm. Avete un 9 di coppe e un fante di bastoni al contrario. Ma guardate, io credo che il punto qui sia appunto lasciarvi indietro questa relazione, questa situazione, questa persona che in qualche modo, diciamo, vi confonde mentalmente, come se in realtà la relazione in sé o i tempi per un determinato tipo di, non so, ho come la sensazione che qualche cosa non sia maturo o qualcuno non sia maturo, o è una relazione o la situazione o è proprio la persona del re di coppe. E il fatto che sia il contrario è un po' come se mi volesse dire che sta inquinando le acque questa persona. E anche qui lo vedo, ok? Infatti voi avete voglia di lasciarvi indietro questa persona o questo momentum, dipende da che cosa risuona per voi, però comunque c'è voglia di andare oltre, c'è voglia di letteralmente scappare per qualcuno. E vi dico, questo, la carta del mondo, appunto, fa riferimento ai cambi, fa riferimento ai traslochi, fa riferimento ai nuovi inizi anche, ok? È sì, più che altro alle chiusure dei cicli. E anche qui avete un 10, eh? È come se qualcuno, sì, volesse chiudere, ma manca un po' di coraggio, manca un po' di forza di volontà. Rinforzatela con la pietra, appunto. Andiamo a vedere il fante, amante al contrario e regina di spade al contrario. Ragazzi, vedo parecchia ingenuità. È per quello che qui avete bisogno di staccarvi da alcune illusioni o da alcune credenze limitanti. Mm? Soprattutto, guardate, mi è venuto questa comunicazione, ve la dico. Se è qualcuno che vi promette di farvi diventare famosi o di farvi far carriera o di, non lo so, come se vi promettesse cose sulle quali voi ricamate, ecco, in quel caso lì tenete gli occhi ben ben aperti perché vi dirò che potrebbe essere ehm, a fini manipolativi, magari per ottenere qualche cosa da voi, per ottenere, non lo so, attenzioni, tempo, sesso, clienti. Vedo comunque questioni di ego, ragazzi. Qui c'è una delusione, un 5 di pentacoli attaccato a un sogno o a un personaggio proprio. Quindi è come se dovesse staccarvi dall'idea che questa persona potesse essere, o questo lavoro, potesse essere quello dei vostri sogni, insomma.
Andiamo a vedere l'oracolo. Ah, prima di girare l'oracolo, qui è una questione di disequilibrio di emozioni e di sentimenti tra i due, oppure, come vi dicevo già prima, è come se i tempi non fossero ancora del tutto maturi. È come se aveste bisogno prima di schiarirvi ancora un pochettino la mente e lavorare sul vostro amor proprio per riuscire a fare questo passaggio, per riuscire a fare questo salto. Probabilmente perché a qualcuno manca il denaro o manca la forza di volontà, appunto, per riuscire a fare questa scelta. Allora, l'oracolo è l'oracolo della luna. Questa carta è interessante perché vi ricorda, allora innanzitutto parla di un ciclo che sta finendo e di un nuovo ciclo che si sta aprendo e qui lo vediamo con la carta del mondo. Ed è una carta che è un po' come se vi dicesse cambiate pelle. È una carta che vi esorta a lavorare col vostro divino femminile. Qui vediamo che c'è una regina, anche qui c'è una regina. Divino femminile vuol dire lavorare su quello che è la nostra parte empatica, lavorare anche sulla scusatemi, anche sulla femminilità da un punto di vista fisico, quindi l'aspetto, ok? Il modo di vedere, diciamo, il lato femminile è collegato anche a Venere, no? Quindi tutto quello che è la bellezza, tutto quello che è l'arte, riscoprire un po' tutto quello che è il lato femminile, tutto quello che, anche se siete uomini, si parla di arte, di bellezza, di piacere degli occhi, si parla di empatia, si parla di accogliere. Però la cosa più importante che vi dice che come la luna da crescente diventa piena per poi diventare calante, per poi diventare luna nuova, ogni fase della vita ha un ciclo che parte, sale, scende e ricomincia, esattamente come il mondo. Quindi tenetevi pronti perché prima o poi questo coraggio lo troverete, prima o poi il passaggio lo farete, prima o poi ci sarà questo cambio, ci sarà questo trasferimento, ci sarà questa conclusione, questo risultato raggiunto. Dovete solo lasciare che i tempi maturino un po' di più, dovete pulire la mente da questa ingenuità, dalle false promesse. È come appunto lavorate sull'amor proprio, cercate di capire quanto vale quello che potete dare voi agli altri, o meglio, date voi un valore di quello che potete dare voi agli altri, di quello che potete dire, cioè no, vabbè, avete capito. Andiamo a vedere ancora un koan. Ok. Ecco, infatti, il vecchio stagno, una rana che salta, plop, per la serie e la vita continua. Nel senso che anche se apparentemente è uno stagno, è un vecchio stagno, è qualcosa di vecchio, qualche cosa che ristagna, qualche cosa che non si muove, che è lì da tempo, all'improvviso c'è una rana che salta, all'improvviso c'è quello che è il salto, un passaggio, un movimento, qualche cosa di vivo che interrompe quella vecchia stagnazione. Wow, è una bellissima carta, ragazzi, devo dire. No, ve la metto qui. Ok, è che c'è il riflesso, si vede. Va bene, facciamo così. Così non si vede. Ok, va bene. Cari amici della Labradorite, io spero che la lettura vi sia stata utile, che insomma vi abbia dato un punto di ispirazione, qualche cosa su cui riflettere. Fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere. Io... ah,
scusate, gli abbonamenti. Se avete piacere potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di esoterismo, sono cose che vi servono per capire come lavora l'energia e come navigare nella realtà, usando l'energia. Mentre sto anche proponendo un percorso individuale, è un percorso basato sul lavorare le credenze limitanti, ma è comunque una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti, quindi questa è molto molto più ampia. Bene amici, ed è giunto il momento di rivelarvi qual è l'incantesimo. Allora, andiamo a vedere per la sodalite, quindi per il mantello, l'incantesimo è: rilascio tutti i dubbi e le paure, non mi nascondo e tolgo le mie armature. Tolgo il mantello, mi impegno e sono fiero. Una strega rivelata cammina verso il guerriero. La magia è compiuta senza alcun danno. Così sia, grazie, è fatto, è fatto, è fatto. Bene, e adesso andiamo a vedere quello della labradorite della luna. E l'incantesimo dice così: bevi alla luna di questa bella nottata, con cuore amorevole e vista accurata. Diventa consapevole delle fasi della luna e con ognuna di esse diventa una. La magia è compiuta senza alcun danno. Così sia, grazie, è fatto, è fatto, è fatto. Bene, queste sono delle frasi, delle affermazioni positive che voi potete ripetere comunque come un mantra, come un incantesimo, come un disco incantato, esattamente, ripetere, 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 in modo da aiutarvi in questo momento di vita. Ok? Bene, tenete presente che le ho tradotte io dall'inglese e anche le rime le ho fatte io. Quindi abbiate venia, ok? Potete anche sostituire le parole che non vi ispirano, eh? Io ho cercato di ricreare le rime, ma non è necessario. È bello, suona bene quando qualche cosa è in rima, ma non è necessario. Se vi va di cambiare qualche parola, potete tranquillamente farlo. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!